Nell'ultima puntata del Mega Bunker abbiamo creato un mini locale completamente nuovo all'interno delle grotte, così qualora qualcuno abbia una certa esigenza può mollare il colpo tranquillamente. Continuato poi l'angolo bar incastonando dentro al muro un bel frigorifero con lucina inclusa. Iniziato l'ultimo grosso lavoro prima del finale, la mimetizzazione dell'ascensore, che adesso finiremo. Benvenuti quindi signore e signori, non ci credo ancora, all'ultima definitiva puntata della serie Mega Bunker. Oggi, 18 maggio, inizia una nuova serie. Partiamo con la costruzione del Mega Bunker. Non so chi di voi si ricorda, ma la mimetizzazione dell'ascensore consiste nel trasformare la torretta che vedete dietro di me in un classico gabbiotto degli attrezzi, così che chiunque vi si trovi davanti non possa immaginare che in realtà questa è l'entrata segreta di un mega bunker nascosto sottoterra. E per accedervi non basterà osservare con attenzione, ma sarà necessario agganciare dei cavi specifici, ruotare delle parti ben nascoste e seguire una sequenza precisa di comandi. Adesso voi avete già visto le anteprime nel filmato, ma in realtà io sta cosa qua devo ancora costruirla, quindi basta chiacchiere, iniziamo. Come dicevo nello scorso video, quando appenderò gli attrezzi alla parete il loro spessore rischierà di andare a sbattere sul profilo dell'ascensore, quindi primissima cosa da fare, accorciare i profili. Ovviamente per evitare di rimanere fulminato ho prima di tutto tolto la corrente e appena prima di tagliare ho staccato anche tutti i cavi delle luci automatiche. Mamma mia, direi perfetto. Adesso sì che c'è un bel po' di spazio. E il primo oggetto, come vedete, passa via bello liscio. Seconda fatta. Ok, anche l'ultimo è stato fatto. L'ultimo perché da questa parte qua è inutile tagliare, non appenderò attrezzi alla porta. Ora, per verificare che tutto funziona, attacchiamo su tutti e tre i lati almeno un oggetto e proviamo con l'ascensore. Da questa parte va bene il filo di ferro. Da questa parte un segaccio a mano. E di qua una bella sega. Riattacchiamo l'ascensore e alziamo. Questa qua è la prima che dovrebbe prendere e non la prende. La seconda non la prende. La terza, vediamo, non la prende! Come vedete gli attrezzi sono rimasti su e non sono stati toccati. Arrivati a questo punto, prima di appendere tutti gli attrezzi sulle pareti, devo pensare al pianerottolo. Allora, l'idea sarebbe quella di creare un pannello da 94 x 94 che tenga il peso di una persona. Per evitare di fare le cose a caso e avere magari problemi in seguito, ho preso del polistirolo rimanente dal progetto di Fallout e con qualche taglio, misura e aggiustamento ho fatto prima qualche prova. Niente raga, questo qua è il pannello finale. Qua ci sono i 4 buchi per i pali dell'ascensore, rimane però un piccolo problema. Questo mega pannello grosso di legno, che sicuramente sarà anche pesante, dove lo metto? Lo appendo qui fuori e quando devo trasformare il gabbiotto in entrata segreta lo porto dentro? Che schifo! Oddio, è rimasto su. È rimasto su, raga! Non è possibile! Magia! L'unico modo è riuscire ad incastrarlo dentro e azionarlo solo nel momento che serve. La prima idea che mi viene in mente, cerniere. In pratica attacco 2 cerniere su quel lato lì e faccio ruotare su e giù la struttura nel momento in cui mi serve. Questo però ci porta ad un altro problema. Quando ruota, questi 2 lati toccano i pilastri dell'ascensore. Cosa faccio? Tiro via tutto e lascio solo il pezzo in mezzo? Però poi si vedono i 2 buchi e non c'è più l'effetto segreto. L'unica soluzione rimaneva prendere altre 4 cerniere e rendere ruotabili anche le alette esterne. In pratica quando arrivi il pavimento è completo, non ci sono buchi e quindi c'è l'effetto segreto. Quando devi utilizzare l'ascensore alzi le 2 alette e tiri su tutto il meccanismo su quel lato là e di gioco dovrebbe essere fatto. Adesso vediamo se riesco a costruirlo. Come al solito ho recuperato un po' di scarti da qualche vecchio progetto in giro nel terreno, tagliato a misura e dato che il pannello da cantiere è molto più stretto rispetto all'ascensore ne ho aggiunto un altro pezzettino di fianco agganciato con delle squadrette. Ok, questo qua è il primo pezzo. Andiamo a vedere se va bene. Oh, preciso, Preciso raga, madonna. Ho poi avvitato le 2 cerniere sul profilo e poi attaccato tutta la struttura sulla parete di fronte. Perfetto raga, perfetto.
Adesso, come vedete, è completamente fuori bolla e non va per niente bene, perché quando entri pensi di essere su una discesa. Devo praticamente alzarlo su quel lato qui abbastanza da essere dritto. Ho quindi avvitato un legno che fa da appoggio appena sotto l'entrata. Di conseguenza sono stato quindi obbligato a tagliare anche l'ultimo profilo dell'ascensore. Vabbè, comunque proviamo il primo step, vediamo se mi regge. 3, 2, 1, vai. Perfetto, raga. Bellissimo. Sono all'interno del gabbiotto in piedi. Madonna mia. E adesso facciamo gli ultimi due pezzi laterali per coprire i buchi. 14, 13 e 69. E la prima è fatta. Che figata, che figata. E come solitamente succede nei video del Miki, le cose vengono fuori veramente bene. Guarda qua che bene. Dalla versione in polistirolo fatta di schifo alla versione definitiva. Mamma mia. Alzi qui e alzi qui. Tac. Ora, la maggior parte di voi sa che io non possiedo un furgone. È questo che mi entra con quello che stiamo facendo. In pratica c'è un grosso pezzo di divano che è ancora a casa mia, che devo portare qui, e oggi è uno di quei pochi giorni che c'è disponibile il furgone, quindi lasciamo l'ascensore un attimo in stand by e portiamo qua l'ultimo pezzo di divano. Eccolo qua. Come vedete, in questo periodo è diventato un portaoggetti, non potevo lasciarli tutti qui. Questo qua infatti è ancora nuovo, non è ammuffito. Pensate che sia finita qui? Tutti i cuscini, raga, che ho tenuto nel garage. Eccoli qua. Unboxiamolo subito, se no fa la fine di quelli là e prende l'umidità. Si vede che questo qua è rimasto bello nuovo, Che peccato, ragazzi. E come vedete qua c'è una forma un po' strana, dopo capirete il perché. E ora, dato che il cassone del furgone è libero, andiamo a comprare il televisore. Vediamo se c'hanno qualcosa qua al media. Carissimo, posso chiedere a te per un televisore? Quindi mi serve un 75 meno costoso che hai, e soprattutto che sia portare via adesso. Quanto hai detto di prezzo? Non costa neanche tanto. Ed è ritirabile subito. Presa. Ok, grazie. Ciao. E anche oggi un bel 729 euro. Eccola qua. Tutta questa roba qui deve finire sopra lì. Che peso, ragazzi, che peso. E anche la televisione l'abbiamo portata giù. Camion utilizzato abbastanza. Continuiamo con l'ascensore. Mi sembra di ricordare che eravamo arrivati al pianerottolo completato. Ora la domanda è: mentre sei dentro, questi qua li alzi tranquillamente, ma poi tutta la struttura come fai a portarla su che c'è il tuo peso? Dovresti uscire, abbassarti, mettere la mano dietro qua, alzare, comunque c'ha il suo peso, allungarti verso la parete e bloccarlo. Direi abbastanza scomodo. Ho quindi preso qualche carrucola, un po' di corda, un moschettone, e piano piano ho creato un meccanismo che serve ad aprire la botola senza starci sopra. In pratica basta tirare il filo e lei si alza. Tra l'altro con la giusta velocità si autoblocca nel gancio. Che attenzione signori, può sembrare una cagata, ma ho dovuto spostare comunque le carrucole sul piano superiore, facendo i buchi per i fili, spostando tutti gli ingranaggi eccetera, perché altrimenti venivano colpite dall'ascensore. Proviamo a vedere se si inceppa qualcosa. Perfetto, raga. Perfettissimo. Direi che possiamo finalmente completare il gabbiotto inserendo tutti gli attrezzi. Ho quindi iniziato oggetto dopo oggetto a tappezzare tutte le pareti interne della casetta e dopo circa 40 minuti ho finalmente completato. Ditemi voi raga se questo qua dietro di me ora non sembra un classico cassotto degli attrezzi. Li ho contati raga, sono circa 30 strumenti completamente diversi che fanno la loro scena, e poi non so se vedete quello che c'è dietro la mia testa. Eccola qua. Ve lo dico a bassa voce raga, quella lì è la combinazione segreta che serve per sbloccare il passaggio nascosto che ti fa accedere al mega bunker. Guardate come funziona. Il primo simbolo rappresenta le due alette da tirare su, una e una 2. Il secondo simbolo rappresenta il moschettone, abbreviato con MOSC, vabbè qua zero fantasia, che possiamo trovare in questo angolo qua, da prendere, posizionare nell'occhiello che c'è qua sotto. Perfetto. Il terzo simbolo invece rappresenta l'anello. E dove sarà mai l'anello? Eccolo qua. Questo qua basta sganciarlo dalla sua sede, tirare e agganciare il portellone. Dopodiché lo posizioniamo nella seconda sede. Tac. Quarto simbolo, l'asterisco. E questo signori è il più pericoloso di tutti, perché nasconde il telecomando che è messo in una posizione un po' svantaggiosa per eventuali ladri. Mi abbasso e vi do 3 secondi per trovare l'asterisco. Eccolo là.
e proprio dietro qua c'è il telecomando. E niente raga, da qua in poi sapete già come funziona. Tiri giù il gancio, lo agganci l'ascensore, la tiri su ed entri effettivamente nel mega bunker. C'è solo una cosa che non mi piace tanto: il colore del pianerottolo. Con queste cerniere in vista si vede che c'è qualcosa sotto. E dopo un'inutile corsa velocissima che neanche Marcel Jacobs ai tempi d'oro, ho preso la moquette dal baule appena comprata al Brico. Era 15 anni che non correvo così raga. E in circa 20 minuti l'ho stesa sul ripiano. Ho poi sistemato l'imbarazzante imbarcatura della porta d'entrata allargando e tagliando i listelli sotto. E infine creato un ripiano con tappeto in gomma per sbattere i piedi prima di entrare e sporcare tutto. E niente raga, mimetizzazione dell'ascensore completata. Direi che è arrivato finalmente il momento di andare giù nel bunker, iniziare a riempirlo e montare tutto quello che manca per la parte finale. Non vedo l'ora raga, non vedo l'ora. Allora, primissima cosa raga, io direi di fare un po' di ordine, togliere tutto quello che non serve e magari, perché no, iniziare a montare il primo pezzo di divano. Questo qua da portare fuori, questo qua da portare fuori. Tutti questi scarti di legno via. Non ci credo raga, sta succedendo davvero. Sta succedendo davvero. Sto montando finalmente il divano. Cioè tutto sto casino qui solo per il primo pezzo. E meno male che montare tutto era una parte facile. Quindi questo qua marcio dovrebbe andare qui, ok? E come potete vedere la differenza del colore del legno. Uno che ha preso l'umidità per 6 mesi, l'altro invece è completamente nuovo. E questo pezzo sopra qua, attenzione, attenzione. Madonna mia, il primo pezzo di divano abbiamo. Avete capito ora perché qua c'aveva la forma un po' strana? Perché da questa parte qui c'è il camino e ti puoi sedere anche sull'angolino a riscaldarti un pochino. Questa qua infatti, che dopo puliremo bene, va appesa sotto qua. Dopo continueremo a montare il divano, ma adesso unboxiamo questa, almeno tiriamo via tutto il cartone, facciamo un po' di spazio. Questa qua raga, insieme alla sua staffa l'ho pagata più o meno sui 700 qualcosa euro. Guardate qua che bestione, che dopo attaccheremo al muro. Anche se, come molti di voi sapranno, in realtà l'ho pagata un pochino meno, perché anche sto mese mi sono arrivati 133 euro di interessi senza aver fatto assolutamente niente. Quanti di voi hanno un conto corrente raga? Il 100% immagino. Che carina! E a quanti di voi i soldi che avete su salgono mensilmente senza fare niente? Probabilmente a nessuno, anzi forse scendono, imposta di bollo, spese di qui, spese di là, canone. Invece a me salgono tutti i mesi perché ho Trade Republic. E parlo di soldi liquidi, non investiti. Allora, qua abbiamo telecomando e foglio di istruzioni, piedistallo. Noi non ce ne facciamo nulla perché la appendiamo. Altro piedistallo. Alziamo. Attenzione, cosa abbiamo sotto qua? Com'è bella fine. In pratica tutti i soldi che io possiedo su Trade Republic ogni anno mi aumentano di un 3% lordo, senza vincoli, senza pensieri. Infatti puoi prelevarli quando vuoi e i soldi ti vengono erogati mensilmente. Ma guarda che bella che è raga. Mamma mia! Non ho mai avuto un 75 pollici in vita mia. La prima volta che lo compro è per fare un video su YouTube nel mega boom. Cioè guardate quanto vi penso, per il content questo ed altro, che spendo tutti i soldi. Comunque con il link che ti lascio in descrizione puoi fare anche tu questo trick del 3%. Attenzione, attenzione, c'è anche la carta di debito inclusa. Quella base è completamente gratuita, come il conto anche, che è completamente gratuito. Quindi tutti gli interessi puoi andare a spenderli con questa qua. Tra parentesi, 2024 io ho già fatto più di 1000 euro di interessi. Con questo tra l'altro c'è anche il save back. In pratica tutto quello che spendi durante il mese Trade Republic prende l'1% e te lo versa anche qua gratuitamente su un piano di accumulo che hai fatto su Trade Republic. Dato che sta arrivando il Natale potete anche regalare un'azione o un ETF al solo costo di €1. Un'operazione semplicissima, magari per fare qualcosa di diverso. Andiamo. Allora, la parete misura 380 cm. La metà quindi sono 190, esattamente qui. Ok. L'avevo quasi posizionata giusta, Mamma mia, che geometra che abbiamo! E come al solito direi perfetto. Se per caso vi sembra un pochino basso è perché, come potete vedere dietro la TV, l'aggancio delle piastre non si trova a metà ma nella parte sottostante. La porto qui ma non la metto su perché, come succede di solito in questi casi, non voglio assolutamente rovinarvi e farvi spoiler finali. Ci vediamo quindi direttamente tra una decina di giorni, quando tutto il mega bunker sarà montato, addobbato ed arredato. Non vedo l'ora raga.
Ebbene sì raga, siamo arrivati finalmente all'ultimo giorno di questa lunghissima avventura. Il primo episodio l'ho pubblicato il 18 maggio 2023. Sono passati addirittura 19 mesi e dopo tutto questo tempo stiamo finalmente per entrare nel mega bunker completamente finito. Vi posso assicurare che è venuta fuori una cosa pazzesca, straordinaria. Penso non si sia mai visto un progetto fatto a questo livello per un video di YouTube fatto da un non professionista. Comunque mi sono segnato un po' di numeri. Abbiamo fatto 13 episodi più questo, 14 totali, 2 milioni di like e 25 milioni di visualizzazioni totali. E quindi niente, al di là di come andrà, se vi piace o no quello che ho costruito, volevo ringraziarvi di cuore per tutto il supporto che mi avete dato per questo progetto e anche per tutti gli altri. Tante cose, avventure fantastiche faremo nel prossimo futuro. Ora però è arrivato il momento. Entriamo finalmente nel mega bunker. Un po' mi mancherà, ve lo dico. Come vedete gli ho messo anche i 2 baracchini per il classico taglio del nastro e attenzione, qua abbiamo una bella forbice dell'elettricista. Signori, ci siamo. Dopo 1 anno e mezzo siamo finalmente arrivati a questo punto. Non ce la facevo più. Vai, 3, 2, 1. Olè! Possiamo finalmente entrare raga. Perfetto, ci siamo. Siete pronti? E qua è devastante, voi non avete neanche idea. Allora, intanto la porta l'ho già fatta vedere, l'ho messa dritta. Apriamo e abbiamo il gabbiotto degli attrezzi. Accendiamo la luce. Ovviamente questo qua l'avete appena visto, inutile che ve lo faccio rivedere approfonditamente. Facciamo la combinazione segreta per scendere. Prima cosa, alzare le alette. 1 e 2, perfetto. Moschettone, tac. Agganciamolo al tondino, tac. Terzo codice, anello, tac. E tiriamo. Oh, e lui si è agganciato. Mettiamo l'anello nella seconda sede, tac, perfetto. Asterisco, prendiamo il telecomando, eccolo qui. E facciamo scendere tutto. Vieni giù, bel bastardello! Dai che voglio fargli vedere il bunker a tutta Italia! Perfetto. Agganciamo l'anello al moschettone sotto e tiriamo su l'ascensore. Signori, l'entrata segreta sta per essere svelata. Guarda che bella! E non tocca niente, non tocca niente. Lo so che ve l'ho già fatto vedere, ma è bello! Perfetto. Signori, possiamo finalmente accedere al mega bunker. Come vedete qua ci sono 2 porte, una che va alle grotte e una che va al bunker. Per chi si fosse perso qualche puntata vi faccio vedere velocissimamente cosa c'è dentro qui. Olè, eccoci qua. Praticamente da questa parte qui c'è tutta la centrale elettrica che gestisce qualsiasi cosa che funziona all'interno del mega bunker. E grazie a questa passerella per non toccare per terra, da questa parte qui possiamo trovare il VC di emergenza. Chiaramente è un VC chimico con tutto quello che serve per fare qualsiasi cosa. Qui c'è anche lo sportello per lavarti le mani una volta che hai finito. Però non perdiamo altro tempo perché qui basta guardare il video precedente e trovate tutto. La costruzione della toilette. Anche di qua non vi faccio vedere perché le grotte girano attorno a tutta la struttura. Ora andiamo nella parte principale. Raga, siete pronti? Perché è devastante. Apriamo. Tac, e le luci si accendono automaticamente. Come prima cosa possiamo notare area sottoposta a videosorveglianza e la registrazione è effettuata da Migi, perché sono io che gestisco le telecamere. Apriamo finalmente la porta ed accediamo alla zona d'ingresso. La primissima cosa che possiamo notare è che è tutto completamente buio, a parte un fascio di luce che arriva dalla botola sopra la spa, però non c'è nessun problema perché qua di fianco all'entrata troviamo il pulsante per le luci principali e se lo guardate bene c'è anche un LED blu di contorno che te lo fa vedere di notte. Accendiamo. Olè! Perfettissimo raga, voi non avete neanche idea di quello che ho davanti a me, è stratosferico. Andiamo con ordine. Intanto per nascondere il buco dell'entrata ho appeso uno specchio di taglio verticale con 2 cerniere, così è facile aprirlo semplicemente con una mano e per chiuderlo basta appoggiarlo alla parete e lui rimane fissato con 2 magneti. Sulla sinistra tra lo specchio e il divano avevo un po' di spazio da riempire, ho quindi attaccato 3 appendini di metallo satinato molto resistenti, pagati 15 euro l'uno. Perché così tanto? Perché erano gli unici che avevano. E devo dire che si implementano molto bene con il design minimal del mega bunker. Appena sotto invece troviamo la luce principale dimmerabile. Infatti con questa rotella qui è possibile cambiare l'intensità della luce. Più vado verso sinistra più si spegne, più vado a destra più si accende. E attenzione che prima questo pulsante qui era all'interno delle grotte. Ho dovuto fare tutto un sistema di cablaggio, ritagliare fuori il parquet verticale, portare di qua la corrente, l'aggancio e adesso è tutto bello preciso. Appena sotto ho fatto la stessa identica cosa
cosa, ma con 4 pulsanti completamente diversi. Ognuna ha una sua funzione che dopo vedremo, e come vedete anche qua ho scelto un colore abbastanza minimal che sta bene un po' con tutto. E continuando a scendere troviamo un grazioso portaombrelli in metallo nero, anche lui contornato con queste maniglie di corda, sempre per riprendere un po' lo stile montano del Mega Bunker. E attenzione, all'interno c'è dentro anche questo contenitore di plastica, così se qualcuno arriva da fuori con l'ombrello bagnato non mi allaga tutto il pavimento. Lì vicino ho poi appeso sul divano questo cestino in vimini con scritto Home, con dentro, attenzione, delle ciabatte personalizzate con scritto Mega Bunker, in omaggio al mini bunker che avevo costruito 3 anni fa, che aveva la stessa identica cosa. Questa volta però le ciabatte sono molto più luxury, perché si dà il caso che il contesto lo permette, e adesso me le metto anche su per continuare il tour. 1, 2, tiriamo via le scarpe. Oh, guarda come sono belle soffici e belle graziose. E le scarpe le possiamo riporre appena sotto. E non so se avete visto cosa c'è sulla sinistra, un bel tappeto d'ingresso con scritto hai portato la birra? E se non l'avete portata non c'è alcun problema, perché come ben sapete ho creato anche il bar, che dopo vedremo. E giusto per completare questo piccolo angolino gli ho messo anche un mini cespuglietto verde che gli dà un po' di colore a questa sezione qua. E ora mettiamo giù il telecomando dell'ascensore, tiriamo via la giacca per sfruttare gli appendini. Non so se avete visto, ma per l'occasione mi sono anche vestito abbastanza bene per presentare il tutto. Non a caso gli appendini sono posti sopra gli interruttori, così li nascondiamo. E passiamo ora alla zona entertainment. Madonna mia che inglese. Appena varchi la porta d'ingresso, sulla destra appesa al muro troviamo una PlayStation 5 nuova fiammante con 2 joystick posizionati appena sopra, che ti dà la possibilità di giocare a quello che vuoi con il fantastico 75 pollici che c'è lì a fianco. E se ci appassiamo con la telecamera, non so se avete notato, ma non si vede alcun cavo che passa dietro. Perché? Perché quando ho fatto tutto il lavoro di allaccio elettrico ho creato dei buchi che vanno nelle grotte, passano i cavi al di fuori della stanza, si riuniscono con il televisore di fianco, vanno tutti fino alla centrale elettrica che abbiamo visto prima, e quindi sono tutti completamente nascosti. Tra l'altro non so se vedete qua di fianco c'è una piantina che ho creato io, non l'ho comprata così, che addirittura mi nasconde i cavi che ci sono qua dietro. Come vi ho detto prima, anche i joystick sono stati appesi al muro con questi accessori di plastica fatti apposta, e di fianco possiamo notare il grossissimo 75 pollici che abbiamo unboxato a metà video. Appena sotto ho messo una mensolina con telecomando, accendiamola subito, e già che ci siamo unboxiamo anche lui. Ed eccoci qua signori, una bella Google TV dove possiamo vedere qualsiasi cosa, film, programmi, Netflix, Amazon Prime, YouTube, tutto quello che volete vedere, ok? E per l'occasione magari mettiamo il canale di Michele Molteni, ecco qua. E potevo fare un'area TV senza LED dietro? Assolutamente no. Dietro qua c'è il tastino, tac, e voilà, televisore da 75 pollici con dietro il LED. E questi qua non sono quelli normali fissi. Infatti guardate qua, c'è questa telecamerina che legge quello che succede sullo schermo e sbatte sulla parete i colori corrispondenti. Immaginate passare qua una bella serata con i vostri amici, e perché no, guardare un bel film o una bella partita con la luce soffusa e questo schermo gigante che vi accompagna. Bellissimo raga. In ogni caso, per completare la zona di intrattenimento, appena sopra la TV ho posizionato un orologio moderno ma anche vintage da 140 euro con i flap che girano allo scattare di ogni ora e minuto. E questo qua raga devo dire è veramente bello. Detto questo, direi di passare alla zona salotto. Questa zona qui, oltre ad essere spaventosamente stupenda, è anche una delle più importanti di tutto il locale, perché è dove probabilmente si passa più tempo. Partiamo con il famoso divano da 1600 euro più 160 di polizia, perché non so se vi ricordate ma era marcito tutto. Infatti ci ho messo parecchio a montarlo perché alcuni pezzi si erano addirittura gonfiati e non combaciavano. In ogni caso sta veramente bene e la sua forma ad L riempie l'angolo creando questa intimità attorno al tavolino. Per quanto riguarda la scelta dei cuscini l'ho fatta fare direttamente a voi. Con una storia Instagram ho fatto un sondaggio e ha vinto il giallo e il blu. Poi chiaramente il rosso l'avevo già preso, che fai, te ne privi? E il tutto dove è posizionato secondo voi? Sul parquet freddo e gelido? Assolutamente no. Ho infatti steso un bel tappeto grigio scuro che fa da contrasto con le altre cose e raga è sofficissimo. Guardate che bello che è. Oh, bellissimo signori, bellissimo. Con un tavolino circolare con su gli scacchi anche loro premium, infatti sono magnetici, cioè se tu li prendi e fai così non si staccano. Con chiaramente per abbellire una piantina e un'altra piantina, tutte rigorosamente belle finte perché non ho voglia tutti i giorni di venire qui a dargli l'acqua, ok? E adesso voi mi direte sì ma Miki, la scacchiera andrebbe girata sul lato divano, se no la gente come fa a giocare?
tavolino è girevole. Come vedete ho fatto fare anche 400 euro di scritta Mega Bunker. E come si accende quella lì? Anche qui come la TV non si vedono né cavi né bottoni. Ho tagliato i fili, ho fatto il buco, ho tirato fuori tutti i cavi elettrici, mi sono attaccato alla centrale elettrica e poi attenzione ho collegato il tasto di accensione alla pulsantiera nera sotto la giacca. Infatti se noi adesso veniamo qua e spostiamo terzo tasto, attenzione, Mega Bunker illuminato. Guardate qua che bello, guarda che contrasto che è venuto fuori. Adesso la parete ha preso tutta una sua importanza. Mamma mia, bellissima raga. Vi voglio dare anche un bacino. Sulla sua destra ho poi attaccato due mensole nere sull'angolo, fissate su entrambe le pareti per riprendere un pochino la forma L del divano, una più lunga dell'altra per dargli un senso di contrasto, riempite poi con fiorellino giallo che accende, FIFA 25 per spaccarsi forte alla play e un profumino per togliere questo odore di muffa che c'è presente nel Mega Bunker. Sto scherzando raga, non c'è più l'odore di muffa, anche perché non so se vedete là in alto ho riattaccato la ventilazione meccanica controllata. Ed è un caso secondo voi che l'ho posizionato proprio sotto? Assolutamente no raga, perché non so se vi ricordate ma questo qui soffia dentro un po' di aria e tira via quella viziata. Continua così tutto il giorno. E poi là sembra che manca qualcosa, sembra, perché guardate cosa ho nascosto sotto qua. Questa qua è la targhetta da 1 milione che io non ho ancora aperto e per festeggiare la apriamo assieme raga. Olè! Eccoci qua, il classico pannello oro del 1.000.000 di iscritti. Vi mettiamo proprio sull'angolo là, che poi il 1.000.000 l'ho raggiunto un anno fa, ma sti cazzi. Ditemi voi se quello lì non è il suo posto, mamma mia. Tra l'altro, piccola curiosità, il 50% delle persone che guarda i miei video non è neanche iscritta al canale. E questo vuol dire che se solo la metà di tutti quelli che stanno guardando questo video cliccano il pulsante iscriviti, ipoteticamente potremmo arrivare addirittura a 2 milioni entro stasera. Cioè, incredibile. Ma andiamo avanti con cose più serie. Notate qualcosa di strano sulla parete destra del divano? Mi hanno praticamente creato e regalato un tappeto con la mia faccia cartunizzata. Io anziché metterlo per terra all'entrata ho voluto fargli tutto un pezzo di legno dietro, distaccarlo con degli stelli, attaccargli tutto un LED attorno e appiccicarlo al muro. Guardate che bello che è. Se abbasso un pochino le luci si vede ancora meglio. Cioè, vi rendete conto? Ma è incredibile, è bellissimo raga, è bellissimo. Ma è ancora più bello se con questo accendino che troviamo all'interno del camino sospeso accendiamo finalmente il bioetanolo all'interno. Spostiamo la piastra, accendiamo e attenzione signori, abbiamo anche l'eleganza del fuoco vero. Questo mix di colori tra quadro, Mega Bunker e camino rende questo ambiente una roba devastante raga. Cioè guardate che di figata. Ma vi rendete conto cosa ho fatto sottoterra? E siamo solo a metà tour, siamo solo a metà, voi non avete capito cosa c'è dietro lì e si spacca la testa proprio. Ma andiamo avanti perché è troppo bello. Allora alziamo un pochino il dimmeraggio così continuo a spiegarvi bene. Nell'altra zona del Mega Bunker troviamo il famoso angolo spa relax idromassaggio. Partiamo dicendo che sotto qui ho rifinito con questa moquette per non scivolare quando entri nell'acqua. Ho montato completamente la spa, ho portato giù l'acqua e come sapete l'acqua io non ce l'ho al terreno, sono dovuto andare a prendere al magazzino, riempire il cassone, portarlo indietro, buttare dentro la canna. E secondo voi non c'è stato nessun problema? Assolutamente no. Appena l'ho riempita tanto così è iniziato a fuoriuscire da un tubo perché mancava la guarnizione, quindi sono tornato al brico, ho comprato la guarnizione, il pappagallo, il teflon, ho sistemato il tubo. La spa nel mentre era tutta obliqua così con dentro ancora l'acqua. Nel frattempo stava arrivando sera, il camion serviva, riportalo indietro, quindi riporta indietro anche l'acqua. Il giorno dopo riporta qua tutto, riempi, un macello della Madonna. Però guardate quanto è venuta bella. E adesso piano piano vi accendo tutto. Notare tra l'altro là in fondo che ho messo le scalette di emergenza, così abbiamo tirato via quella brutta scala che veniva giù da sopra. Ma la vera magia ve la faccio vedere adesso. Guardate cosa c'è qua. Qua tra i sassi cosa vediamo? Un algeggio nero che cliccandolo, attenzione ragazzi, guardate lì, e là ce n'è un altro. Oh, mamma mia raga, guardate qua, ma stiamo scherzando? Cioè, stiamo scherzando o no? Perché questa qua in realtà non è intelligenza artificiale, ok? Guarda qui, con le mie mani l'ho fatto, con tutti i problemi. E chiaramente cliccandolo si può anche cambiare colore, oppure anche la modalità che mentre parli o ascolti la musica lui si muove. Guardate dietro di me, ogni volta che io parlo loro si accendono. Cioè, spettacolare, pensate con la musica forte. Che poi sembra tutto scontato, ma l'altro giorno ho ricoperto tutti i bordi con questa
gomma nera, così da evitare schegge e rendere il tutto un pochino più elegante. E guardate qua, prima la pianta non aveva queste pietre bianche. Ho riempito tutti infatti perché qua era vuoto. Non vi sembra però che manca ancora qualcosa? Quel pesciolino lì è troppo fermo. Come sapete, questa qua è una spa, si può sia riscaldare che fare l'idromassaggio. Attenzione signori, guardate, è devastante, guarda qua, guarda qua. Oh, ma ci stiamo rendendo, guarda! Quando mi dicono perché urli sempre nei video sei contento, come fai a non essere contento? Guarda qua, siamo sottoterra raga, cioè vi rendete conto? Guarda il camino, il letto, la spa, vai oh! Perché c'ha 7 gradi, se no mi tuffavo dentro adesso. Bellissimo, bellissimo. Speriamo l'idromassaggio che fa casino. Ok, e appena prima di farvi vedere l'angolo bar, vi ricordate cosa c'è proprio sotto dove sono io? Il pozzetto di ispezione raga. Vi ricordate come funziona, vero? Spostiamo il tavolino, alziamo il tappeto e qui abbiamo il pozzetto di ispezione, che però è spento. Indovinate un po' cosa ho messo di fianco al pulsantino per accendere la scritta Mega Bunker? Il quarto tasto accende il pozzetto di ispezione. 3, 2, 1, olè! E se succede qualcosa tipo allagamento, tipo la spa perde, tipo piove tantissimo, io da qua riesco a vedere se sotto sta drenando. E anche lui, devo dire, è stato un bel progetto. Bravo. La prossima, amici telespettatori, sarà l'ultima sezione del Mega Bunker, il leggendario angolo bar. Ma appena prima di farvelo vedere ve lo dico chiaro e tondo: se in questo video arriviamo a 500.000 like, faccio il super stragiga iper colossale titanico extra spropositato iper bunker sottoterra. Ovviamente sto scherzando, andiamo avanti con sto bar. Intanto vicino al televisore ho posizionato sul muro un mini estintore pronto all'uso, perché sai, con tutte le cose elettriche che ho messo sottoterra, meglio prevenire che curare. Appena dopo troviamo invece un Keep Calm and Drink Beer, che sarebbe un portatappi di legno, e ogni volta che andiamo a bere qualcosa, clic clic clic, inseriamo dentro il suo tappo. Dopodiché la primissima cosa che ho fatto è stata appendere dei calici di vetro sotto alle mensole con del biadesivo, e già questo, come vedete, rende il tutto molto lussuoso. Ho poi appiccicato delle luci circolari in modo equidistante una dall'altra, dopo le accendiamo tutte e vi faccio vedere che figata. E sulla parte sinistra, per riempire questo vuoto qui, ho installato una scritta bar fatta di LED, nel caso qualcuno non capisca che cosa sia tutto questo baracco qui. Dopo accendiamo anche questa. All'interno invece, dato che mancava qualcosa, ho fissato 2 quadri e 2 mensoline porta bibite, che ho poi opportunamente riempito con delle bevande tutte diverse tra loro, così anche all'interno del bar, come vedete, c'è un po' di colore. Sul bancone principale ho poi installato una mini botte di legno e riempita con 7500 ciupa ciupa, e se vedete spuntare un po' di verdino è perché ho messo anche una pianta di ornamento, con di fianco anche una mini birra finta con dentro le caramelle. Ma tenete voi un attimo sto telefono. Tutto bello rivestito con tappetini classici del bar per non far scivolare i bicchieri, una bella ciotola in mezzo per i salatini, perché più mangi salato più vuoi bere più spendi, trucchetto da bar. Attenzione attenzione, cannucce in cartone biodegradabili. Andiamo avanti girando l'angolo, troviamo dei tovagliolini quadrati tenuti su da Francesco, se l'ho chiamato Francesco adesso, una bella piantina e 3 vini regalati dal mio amico Ned the Farmer, grazie mille. Tra l'altro, dato che si avvicina Natale, guardate qua cosa faccio: con la lattina più grossa gli mettiamo un bel costumino natalizio. Guarda che bello, din 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 din. Chiaramente davanti a tutto il bancone ci sono anche 6 sgabelli che ho finalmente finito di montare. Il cliente arriva, si siede qua e ordina velocemente una bella birra. Potevo lasciare il bar senza luci? Assolutamente no. Spostiamo l'ultimo sgabellino, alziamo qua, entriamo dentro, chiudiamo. Qua sopra, tramite un buco che va nelle grotte, vi ho fatto tutto il collegamento elettrico. Basta cliccare il pulsante e si accende anche la scritta bar. Mamma mia. Frigoriferino chiaramente riempito con tutto quello che vi serve per stare qua 4 mesi. Ovviamente sto scherzando, questi qua ti durano un giorno e mezzo. Con lucina, tac, chiudiamo. L'ho anche rifinito tutto attorno così non ci sono fessure. E attenzione attenzione, qua c'è un telecomandino. Cosa sarà mai? Proviamo a schiacciare on. Madonna mia raga, cosa vi ho fatto? E manca ancora una luce, guardate qua. 3, 2, 1, olè! C'è anche tutta la striscia LED che completa l'angolo. Raga, questo pezzo qui è devastante, bellissimo. Se vuoi un vino fai così, tac, tiri sul vinello e ti ubriachi quanto vuoi. Vuoi una Coca-Cola fresca? Dai, quanto è servita? Vuoi la cannuccia? Tac! Vuoi per caso un crodino? Prendi il crodino. Non ho comprato il cavatappi, ma per fortuna ho la fotice il quale ho aperto il 1.000.000 di iscritti. Tac! E tac! Attenzione! Tappo nel portatappi, il crodino nel pancino.
E spostatevi un pochino qua, ho lasciato anche il deumidificatore che mi è venuto a tenere tutto bello secco. Ma attenzione, sopra qui ho messo anche un distributore di caramelle. E come colorazione manca ancora un'ultimissima cosa. Vi ricordate che ogni 2 travi ho messo le strisce LED? Abbassiamo un pochino le luci principali e dietro al tappeto ho attaccato i telecomandi. Attenzione, 1 e 2. Guardate sopra, c'è anche tutta l'illuminazione blu, anche qua si può cambiare colore, delle strisce a LED. Bellissimo e spettacolare. C'è anche la copertina, raga, se volete dormire qui. Ma siamo sottoterra! Siamo sottoterra, ma così, vi rendete conto? Questo qua, signore e signori, guardate che bello nella sua immensità, è il mega bunker di Michele Molteni.